Eccoci qui ragazzi, calciomercato, leggiamo le notizie e ciò che è successo in queste 24 ore, ufficialità, indiscrezioni, stronzate abissali, leggeremo tutto e commenteremo questo insieme in questo contenuto per stare al passo con le notizie, per vedere cosa ci può essere di vero o di falso in alcune indiscrezioni, ufficialità, eccetera, eccetera. Prima di cominciare, ragazzi, come sempre, se volete iscrivetevi al canale, ma se vi iscrivete dovete attivare la campanella. È un doppio passaggio molto semplice, perché altrimenti non restate aggiornati sui contenuti, non ricevete la notifica ogni qualvolta carico qualcosa. Detto questo, andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime 24 ore di questo calciomercato perché ci sono delle notizie abbastanza interessanti. Partiamo dalla prima, che è tra il calcio inglese e la Bundesliga, però va anche in relazione a ciò che può essere il futuro di Osimhen e del Napoli. Quindi il Tottenham rifiuta 70 milioni dal Bayern per Harry Kane. Il Tottenham ha respinto un'offerta da 70 milioni di euro presentata dal Bayern Monaco alla ricerca di una punta in questa sessione di mercato per Harry Kane. Lo riportano i media inglesi, l'attaccante degli Spurs, che valutano il loro capitano non meno di 100 milioni di euro, è in scadenza nel giugno 2024. Allora, sono stati rifiutati questi 70 milioni ed è uscita la notizia in queste ultime ore che Osimhen dal Napoli preferirebbe anche un approdo in Bundesliga per stare vicino alla famiglia che vive in Germania, per avvicinarsi alla famiglia, eccetera, eccetera. Però il Bayern, diciamo che non è tra quelle società che sborserebbero la cifra che De Laurentiis chiede. Parliamo di 130-150 milioni, quindi se non arrivi a 100 milioni per Kane, non credo che si possa fare poi il passaggio di Osimhen al Bayern. Vedremo come andrà a finire. La rabbia, sempre notizie sulla rabbia che mi viene l'orticaria solamente a leggerle. Sondaggio per Gabigol, Verratti, possibile approdo in Arabia, eccetera, eccetera. Eh, diciamo che teniamo questo video e questi video di calciomercato in relazione alla Serie A, perché di Arabia Saudita ne ho le scatole piene. Il Milan spinge per Pulisic. Allora, il Milan ha offerto 15 milioni per Pulisic, che però viene valutato 20-25 milioni dal Chelsea in uscita. Per le qualità del calciatore, 20-25 milioni sono più che giusti, secondo me. Quindi vedremo come andrà a finire. La Juve, il Fenerbahce o Fenerbahce, chiamatelo come volete, vuole Quadrato. Quadrato tra 3 giorni terminerà l'avventura di Juan Quadrato con la Juventus. La carriera del colombiano potrebbe proseguire in Turchia al Fenerbahce con un contratto biennale. Il giocatore si è preso tempo per decidere, lo riporta Sport Italia. Empoli, Cragno per il dopo Vicario. Guglielmo Vicario lo sappiamo che è andato al Tottenham. Cragno ha fatto il secondo a Di Gregorio al Monza, o nemmeno il secondo, un comprimario? Comprimario. Lo riporta Sport Italia, vedremo se andrà in porto. Grande acquisto sarebbe Cragno per la porta dell'Empoli, visto che hai perso uno tra i migliori portieri e talenti italiani, e dispiace a me che sono tifoso del Napoli perché nessuna delle squadre italiane ci ha puntato. Giorginio, abbiamo letto in passato che Giorginio è stato accostato alla Lazio, il ritorno con Sarri, eccetera, eccetera. La gente smentisce tutte le trattative con la Lazio. Giorginio sta molto bene all'Arsenal, non c'è nessuna trattativa con la Lazio, non so se hanno i soldi per pagare il calciatore. Così Joao Santos, agente del regista italo-brasiliano, ai microfoni di TV Play. Quindi Giorginio non se ne fa niente. Il Milan ci prova per Adama Traoré. Adama Traoré, oggetto di mercato anche in orbita Napoli l'anno scorso per rinforzare eventualmente quest'anno la fascia destra nel caso dovesse partire Lozano, parametro zero dal Wolverhampton, però ha un procuratore, e Mendes il procuratore di Adama Traoré, e le trattative con Mendes non sono mai facili, perché nella complessiva valutazione poi ci sta 1 milione a te, 3 milioni a mio cugino, 500.000 euro a mio figlio, 40.000 euro perché devo andare con la macchina lì, 2 milioni a quell'altro. Quindi bisogna vedere se la trattativa poi decolli e se poi ci sia proprio questa trattativa. Però il Milan si dice che ci prova per Adama Traoré. Per me Adama Traoré
sarebbe un grande acquisto da portare nel campionato italiano. Poi c'è chi lo definisce forse troppo fisicato, un culturista invece che un calciatore, però ragazzi è un calciatore da strappo, grande velocità, tecnica comunque buona, quasi ottima. È un calciatore che sull'uno contro uno ti fa la differenza, può ritrovarsi nel campionato italiano. Vedremo come andrà a finire. Juve anche il Lens su Zaccaria, Dennis Zaccaria piace al West Ham, si è inserito anche il Lens, offre 15 milioni ma la Juve ne chiede 20. Vediamo come andrà a finire questa situazione. La teniamo sotto controllo e la monitoriamo. Spezia ceduto Agudelo all'Al Nassr, un altro che va negli Emirati, non voglio leggere nemmeno la notizia, basta, ne ho le palle piene di questa Arabia Saudita. Juventus, nessuno incedibile, neppure Pogba. Visto il contratto da 7 milioni la stagione scorsa saltata completamente per infortunio, la permanenza di Pogba alla Juve non sembra scontata. Ma la Gazzetta dello Sport sottolinea come per il club bianconero non ci siano incedibili, se arriveranno offerte dall'Arabia magari, ovviamente, verranno ascoltate. Napoli, Garcia può tornare ad allenare Toussaint. Rudy Garcia aveva allenato Lucas Toussaint al Lione stagione 2019-2020 e i due potrebbero rincontrarsi a Napoli. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe esserci una sorta di scambio con l'Hertha Berlino che vuole Diego Demme e quindi potrebbe portare il centrocampista francese 26 anni nella squadra campione d'Italia. Ma vedremo come andrà a finire, fin quando sono sostituzioni di seconde linee. Possiamo anche accettarlo, ma non troppo. West Ham offerti 122 milioni all'Arsenal per Rice. La formula non soddisfa. Chiudo con questa notizia che non è di Serie A, però tutti questi soldi, 122 milioni dall'Arsenal per Rice. Come vogliamo competere? Noi non potremo mai competere, mai, nemmeno negli anni a venire potremo competere con questa gente. Questi mettono sul piatto così 100 milioni così. Domani si svegliano, voglio quello, costa 100 milioni, perfetto. 95 è bene, qua, ecco, chiusa la trattativa, che poi concludono sempre le trattative di calciatori che in Premier restano in Premier o che al limite dalla Bundesliga passano in Premier, dalla Premier alla Bundesliga, ma quello è l'asse di mercato, perché in Italia i soldi sono pochi, ce ne sono in società che riescono a cedere calciatori, per esempio vedi il Milan ha cominciato con la cessione di Tonali per poter iniziare la sessione di mercato perché altrimenti non potevi comprare nessuno. La stessa cosa lo fanno le altre società. Il Napoli col tesoretto Champions e con la cessione, diciamo, che ancora deve avvenire e vedremo se accadrà, di Kim, qualcosa di soldi da spendere ce l'ha. Vedremo poi come andrà a finire la situazione Osimhen. Da questo punto di vista sono anche un tantino, diciamo, non emozionato, eccitato nel vedere il Napoli, nel caso debba avere tra le mani tipo 200 milioni di euro da dover investire, e il Napoli anche in passato con cifre minori ha fatto un calciomercato completamente competente e migliore dell'anno prima. Posso elencare situazioni che so, la vendita di Cavani con i 65 milioni o 63 mi sembra al Paris Saint Germain, prendi Higuain, vai a Madrid e prendi Albiol, Callejon eccetera eccetera, tutti quelli che arrivarono. La stessa cosa è successa comunque con la cessione di Higuain, il Napoli si è rinforzato, 94 milioni mi sembra Higuain alla Juve, e il Napoli comunque ha rinforzato la squadra sul mercato tenendo l'asticella sempre lì, quindi non voglio immaginare, non oso immaginare cosa potrebbe fare il Napoli con 200 milioni tra le mani. Vedremo come andrà a finire, ragazzi. Questo era un piccolo aggiornamento sul calciomercato ad oggi. Seguiremo tutte le notizie giorno per giorno. Ci vedremo sempre sul canale. Restate aggiornati, iscrivetevi. Sempre Forza Napoli. Ciao.